Antonio Candreva l'ultima doppietta l'aveva fatta in questo stadio, era il 20 dicembre del 2015, era però con la maglia della Lazio. Insomma, una bella soddisfazione per te ritornare in campo dopo un po' e poi soprattutto ritrovare quel gol che tanto ti era mancato l'anno scorso e che invece quest'anno è già arrivato 3 volte. Sì, contenti per la prestazione. No, non era facile riniziare dopo le vacanze subito con la mentalità giusta. Abbiamo approcciato la partita nei migliori dei modi e l'abbiamo intrapresa bene. Ecco, rispetto alla partita dell'anno scorso, chiaramente è cambiato tanto il Benevento, è cambiata in parte anche l'Inter, però proprio l'approccio è stato molto diverso. È questa la conferma che rispetto proprio al febbraio scorso, rispetto a un anno fa, la squadra anche mentalmente sia un po' più forte, anche consapevole della forza che ha? Beh, assolutamente, anche perché poi l'esperienza serve a quello. Avevamo un'esperienza in casa, la partita con il Pordenone di un anno fa, e quindi sapevamo di approcciarla nei migliori dei modi per non rifare gli errori della scorsa stagione. Come ha detto lei, come ho detto prima, abbiamo approcciato bene la partita. Speravano riuscissi almeno per oggi a non farmi dare lei da Candreva, però sappiamo che è così. A voi. Roberto. Beh, intanto tu sei il veterano di Coppa Italia, 30 presenze, mi sembra sia arrivata a 9 gol, quindi è un po'... non c'è la musichina della Champions, no? Dice, sente quella musichina e si ispira, però non so, vedi il logo della Coppa Italia e ti scateni da bomber. No, ripeto, è importante farsi trovare pronti. L'Inter è una squadra importante, come lo sappiamo, e noi vogliamo andare fino alla fine di questa competizione. Oggi era una partita difficile, sembra facile, ma poi le cose, se non si mettono nei migliori dei modi, diventa tutto più difficile. È una competizione che ci teniamo, quindi il primo step l'abbiamo vinto, ora pensiamo al campionato. Chiudiamo con te, Ila. Ciao Antonio, buonasera, complimenti anche per la doppietta, per il ritorno al gol. Esattamente, parlando di campionato, quanto aiuta questo risultato così rotondo ad affrontare al meglio il Sassuolo, considerata anche la partita d'andata? Riparte il girone di ritorno da una sconfitta, quella di Sassuolo, fa bene, perché poi tutte le partite, tutte le vittorie fa bene al gruppo, fa bene all'entusiasmo, si lavora bene durante la settimana e quindi ci prepariamo al meglio per domenica prossima. Grazie Antonio. Grazie a voi, buonanotte, arrivederci. Insieme ad Albert, 20ª presenza, primo gol, insomma un bel modo per celebrare anche l'inizio dell'anno. Sim, trabalhei bastante nos treinamentos e tudo mais, mentalmente também, com muito apoio da minha família, dos meus amigos aqui, dos meus companheiros da Inter. E hoje, graças a Deus, consegui fazer meu primeiro gol com a camisa da Inter e estou muito feliz. Ho lavorato tanto per questo, anche in allenamento. Voglio ringraziare i miei compagni, ringrazio la mia famiglia. Grazie di oggi sono riuscito a trovare il primo gol con la maglia dell'Inter. Ti chiedo come stai fisicamente, perché era tanto che non giocavi, hai avuto anche l'infortunio. Insomma, non è mai facile tornare in campo dopo tanto tempo, soprattutto dal primo minuto. É verdade, senti bastante fisicamente, mas tenho trabalhado bastante, trabalhei bastante, mas por causa dessa lesão foi um pouco mais complicado para recuperar um pouco fisicamente, mas eu estou me sentindo bem, trabalhei bastante, também nas férias também trabalhei para voltar bem e hoje senti um pouco, mas consegui se sair bem no jogo. Sì, un po' di fatica inevitabilmente l'ho sentita, insomma è chiaro che la lesione, l'infortunio ha complicato un po' il recupero, ma in tutto questo ho lavorato tanto, ho lavorato in allenamento, ma ho lavorato anche nel corso della sosta, quindi anche da quel punto di vista sono riuscito a farmi trovare un po' più pronto. Partite come queste non sono mai facili, perché si arrivava a giocare contro una squadra di Serie B e il rischio magari può esserci di sottovalutare la squadra. Quanto ha aiutato la vostra partita a riuscire dopo 7 minuti già a essere sul 2-0? Não, claro que se você entrar forte numa partida e conseguir fazer 2, 3 gols já de começo, dá um pouco de tranquilidade. Mas como sabemos, já vimos tantos jogos que grandes equipes com qualidade, e o Benevento também tem qualidade, dá a volta por cima do resultado. A gente conseguiu manter ali fisicamente e também mentalmente para conseguir segurar o resultado e no final conseguimos fazer uma bela partida e uma bela vitória. Beh, è chiaro che riuscire a partire subito segnando 2 gol aiuta tanto. Sappiamo bene quanto tutte le squadre in Italia abbiano qualità, il Benevento ha tanta qualità, però noi siamo stati molto bravi fisicamente e mentalmente ad approcciare nel modo giusto la partita e a ottenere questo risultato.
è chiaro che questa era la prima del 2019, quindi si arrivava dalla sosta, tu ci hai raccontato di come durante la sosta hai avuto modo anche di lavorare per farti trovare al meglio. La sensazione è che però tutta la squadra proprio stia molto bene fisicamente. Sim, a equipe está todo mundo bem. Creio que todos trabalharam bem nas férias para voltar bem também. Sabemos que trabalhamos com o nosso corpo, temos que nos cuidar e creio que todo mundo tenha feito isso para voltar bem. E agora estamos todos no mesmo nível para quando o mister precisar, a gente está pronto. Sì, tutti stiamo molto bene, tutti abbiamo lavorato duramente anche nel corso della sosta, così facendo siamo tornati tutti allo stesso livello da un punto di vista fisico, perché è così importante che Spalletti possa fare affidamento su tutti quanti quando poi ci chiama in causa. A questo punto l'Inter passa il turno, è ai quarti di Coppa Italia, giocare ai 16esimi di Europa League e terza in campionato. Quale deve essere l'obiettivo dell'Inter? O nosso objetivo hoje era vencer a partida. Conseguimos, agora é pensar na próxima partida, pensar jogo a jogo para fazer o nosso melhor e conseguir fazer bem em todas as competições. Il nostro obiettivo è fare bene partita dopo partita, il nostro obiettivo oggi era vincere, passare il turno, l'abbiamo fatto, adesso pensiamo gara dopo gara per fare il massimo. Grazie Enrico D'Albert e complimenti ancora per il primo gol. Grazie mille, grazie a voi. Andrea, il modo migliore per ricominciare l'anno con una vittoria, peccato forse giusto per quei 2 gol subiti. Sì, peccato, però non era facile affrontare una partita in questo clima dopo la sosta, insomma, però siamo contenti, l'importante era passare il turno, abbiamo centrato l'obiettivo, adesso ci prepariamo per il campionato. Ecco, raccontaci un po' com'è stato giocare proprio, insomma, senza pubblico, anche per noi della stampa, insomma, dalla tribuna sentivamo proprio anche voi, si sentivano i colpi anche che vi davate da dentro, com'è stato? Strano, stranissimo, insomma, non siamo abituati a giocare senza pubblico, quindi sicuramente una situazione particolare, però devo dire che siamo stati bravi, abbiamo avuto un grandissimo approccio alla partita, abbiamo subito fatto 2 gol e poi è stato tutto in discesa e niente, comunque per me è sempre bello giocare con questi colori, quindi sono contento di essermi fatto trovare pronto. Ecco, un anno fa, proprio contro il Pordenone, stessa partita, stesso genere insomma, di partita, era agli ottavi ma si era addirittura andati ai rigori. Oggi da subito l'approccio, come evidenziavi tu, è stato quello dei migliori. Insomma, quanto vi ha facilitato dopo 8 minuti essere 2-0? Ma tanto, ma ci siamo facilitati noi perché siamo stati bravi, siamo partiti subito bene e in queste partite qua è sempre pericoloso portarla per le lunghe, come abbiamo fatto l'anno scorso con il Pordenone, quindi siamo contenti e niente, adesso ci godiamo questo passaggio del turno e da domani pensiamo al campionato perché ancora la strada è lunga. Ecco, la prossima sarà contro il Sassuolo e sarà una partita insomma, in cui inevitabilmente uno deve ripensare ai precedenti, gli ultimi contro il Sassuolo. Insomma, quanta voglia avete finalmente di tornare alla vittoria contro una squadra che contro l'Inter sembra dare sempre qualcosina in più? Sì, è una partita come le altre, dobbiamo affrontarle come le altre, non c'è quello che è stato in passato, le sfide passate non contano nulla, questa è una partita nuova che si parte 0-0 dall'inizio e dobbiamo subito portarla dalla nostra parte, dobbiamo vincere perché poi dobbiamo continuare a macinare punti per arrivare in alto. Turno passato, adesso ai quarti si troverà la Lazio, insomma è chiaro una partita ovviamente molto, molto diversa da quella di oggi. Sì, è normale, più si va avanti e più si trovano squadre forti, ma abbiamo la possibilità con questa Coppa in poche partite di arrivare a giocarci una finale e chissà magari un titolo, quindi il nostro obiettivo è quello lì. Adesso pensiamo al campionato, poi penseremo alla Lazio. Grazie Andrea. Grazie, ciao. Daniele Padelli, una partita che è diventata facile grazie chiaramente all'atteggiamento della squadra, all'approccio giusto e ai 2 gol fatti dopo 7 minuti. Però tra l'1-0 e il 2-0 c'è stata anche un'occasione abbastanza importante per il Benevento, quindi insomma è chiaro che quando poi finisce 6-2 magari tutti puntano i riflettori sugli attaccanti, però insomma quella parata su Teo al 4º minuto non è stata affatto facile. No, va bene, dai, sono contento, è stata dal mio punto di vista un'ottima prestazione di squadra, abbiamo fatto bene soprattutto il primo tempo, poi il secondo ci siamo allungati un po', però è comprensibile, è normale, però siamo contenti perché comunque abbiamo disputato una buonissima partita. Tu l'anno scorso eri in campo contro il Pordenone, sei stato grande protagonista anche ai rigori, ecco una bella differenza rispetto a un anno fa, soprattutto in termini di approccio. Sì, decisamente, ma più che come approccio qui forse siamo stati più cinici, nel senso che abbiamo sfruttato di più le occasioni, col Pordenone ne avevamo avute 500 più o meno e non eravamo riusciti a segnare, un po' per meriti loro, un po' per dei meriti nostri, insomma, ma
e l'importante era la prestazione. È arrivata, sono arrivati tanti gol, purtroppo ne abbiamo presi 2, un po' mi dà fastidio, mi dispiace, però va bene, non è un problema, non c'è problema. Anche perché, te lo diciamo, a porte chiuse si sentiva il tuo disappunto dagli spalti, non sto scherzando. Sì, mi dispiace. Ho chiesto se si poteva togliere il microfono dietro, ma non mi hanno accontentato. Roberto. Sì, eccoci qua. Beh, intanto complimenti perché quando c'è stato bisogno hai fatto una di petto. È possibile che la prima Sì, l'hai sì. presa Sì, petto, sì. mento, insomma, Diciamo che mi ha preso hai lui, opposto più il che altro. fisico, hai opposto il fisico. E poi l'altra che era un tiro piuttosto velenoso e bisogna sempre sottolineare che poi da una parte magari non sarai contento perché hai subito 2 gol e quindi un portiere non è mai contento quando non ha il clean sheet, quando non finisce la giornata, però mi sembra che hai avuto tanti momenti in cui con le mani e con i piedi sei stato veramente molto importante nello sviluppo dell'azione. Con le mani quando dovevi parare, ma con i piedi anche quando dovevi far girare in maniera intelligente la palla. Quindi penso che tu debba essere soddisfatto, al di là, ripeto, la comprensibile amarezza, perché un portiere, lo so, insomma, quando subisce gol non è mai contento. Non è mai piacevole, però nel senso i gol si fanno e si prendono, non è quello il problema. Ripeto, l'importante era, dal mio punto di vista personale, farmi trovare pronto e non era facile perché era un po' di tempo che non giocavo una partita ufficiale. E dall'altra portare a casa questa partita nel migliore dei modi e l'abbiamo fatto. Ilaria? Ciao Dani, buonasera. L'obiettivo Ciao. dell'Inter chiaramente è arrivare in fondo, no? Lo chiedo a te, a questa Coppa Italia con una grandi squadre da affrontare a partire dalla Lazio, la prossima. Sì, però anche loro devono affrontare una grande squadra che è l'Inter, quindi partiamo alla pari. Sappiamo che questa è una competizione importante perché vincendo anche poche partite abbiamo la possibilità di giocarci un titolo che all'Inter manca da troppo tempo e quindi siamo ben consapevoli che questa è una competizione che dobbiamo sfruttare al meglio. Grazie Daniele, buona serata. Grazie a voi, buona serata.